Bentornati nel Teatro del Vero, l'unico angolo della rete in cui scrostiamo la patina brillante della fama per guardare il battito fragile che c'è sotto. State guardando Stelle Turche Rivelate. Dicono che le luci più forti producano le ombre più fitte, e non c'è palcoscenico più spietato nella sua artificiale sincerità di una mezzanotte a Dubai a ricordarcelo. Immaginate il Burj Khalifa che fende il buio del deserto, un ago di acciaio e ambizione che riversa fuoco e luce su una città insonne. Le supercar scorrono come squali metallici lungo viali illuminati. I rooftop pulsano di un ritmo che sembra la colonna sonora comune dell'illusione di una leggerezza eterna. Era il primo respiro del 2026, e tutto pareva progettato per chi vive di immagine, magnetismo e promesse di domani. Tra gli ospiti più attesi in questa cattedrale del lusso c'era un uomo abituato a diventare il centro di gravità di ogni stanza che attraversa, Gökberk Ilhanlı DRM. Il pubblico europeo conosce il suo volto. La Turchia lo ha applaudito. Il suo fascino è una sostanza misurabile in milioni di fan e titoli di giornale senza fine. Eppure, quella notte, mentre il mondo sollevava i calici, Gökberk avvertì qualcosa cedere sotto i piedi. Come se il marmo lucido avesse mostrato una crepa che nessun neon avrebbe potuto colmare. Quello che state per ascoltare non è pettegolezzo da salotto. È l'anatomia di un cuore che si incrina. È il racconto di un cambio di volo all'ultimo istante che ha spiazzato un intero team, di un rifiuto pesante come una sentenza, e di un messaggio capace di diventare la lapide di un sogno collettivo. Oggi, su Stelle Turche Rivelate, scendiamo nella vulnerabilità esposta di Gökberk Ilhanlı DRM e nella determinazione d'acciaio di Cemre Arda. Prima di imbarcarci in questa turbolenza emotiva, una domanda per voi, anima del canale. Credete che un gesto grandioso possa ricucire un passato spezzato, o certi epiloghi sono scritti con inchiostro indelebile? Se amate queste immersioni cinematografiche nelle vite delle stelle, assicuratevi di essere iscritti a Stelle Turche Rivelate. E per chi vuole diventare il motore di questi racconti, per chi desidera tenere accese le luci e profonde le storie, il pulsante Unisciti vi aspetta qui sotto. Il vostro sostegno è il vento nelle nostre vele. Ora, entriamo nella notte scintillante che si è spenta all'improvviso. Per Gökberk Ilhanlı DRM, il copione della notte di Capodanno doveva essere semplice. Un giro d'onore per una carriera in piena ascesa. L'idea era salutare il 2026 nell'opulenza di Dubai, metropoli edificata come una promessa ininterrotta di futuro. Agenda fittissima. Una staffetta di feste dorate ospitate da un'elite globale, incontri proficui con produttori, strette di mano da trasformare in contratti. Una scia di flash a certificare ancora una volta il suo posto fisso nell'immaginario pubblico. Nelle prime ore della sera si muoveva con la sicurezza che lo contraddistingue, quella disinvoltura che nasce da anni da ragazzo d'oro. Era l'uomo che tutti volevano conoscere, il volto accanto a cui tutti desideravano essere immortalati. Ma quando l'orologio toccò la mezzanotte e il cielo si spaccò in una sinfonia di esplosioni, la farsa smise di far sorridere. L'isolamento della fama gli colpì il petto come un pugno. Non fu uno sguardo ostile a tradirlo, né una stoccata di un rivale. Fu una luce fredda e bluastra, quella dello schermo del suo telefono. Una fotografia, caricata a migliaia di chilometri di distanza, pubblicata dall'unica persona che ancora conservava le chiavi del suo passato, Cemre Arda. Uno scatto semplice, quasi disarmante nella sua compostezza. Cemre appariva più serena, più luminosa di quanto il pubblico l'avesse vista negli ultimi tempi. Non stava posando per una copertina, stava vivendo. E al suo fianco, incorniciato da un'intimità che non si improvvisa, un uomo sconosciuto ai più. Quell'immagine sola bastò a frantumare la realtà accuratamente costruita della notte di Gökberk. Le rubriche di gossip, affamate nel torpore delle feste, presero fuoco all'istante. I titoli si scrissero da soli: nuovo amore, Cemre ricomincia. Chi è l'uomo misterioso? Per il pubblico era un indovinello da colazione. Per Gökberk, perso in mezzo al frastuono di una festa assordante, quello scatto fu uno specchio senza pietà. Non lesse soltanto l'immagine, colse il sottotesto, il tono della didascalia, quella fiducia calma che punge come spillo. Il sorriso di Cemre non aveva la compostezza di circostanza che le celebrità esibiscono ai galà. Era deliberato, era vero. Parlava di una pace di cui lui non faceva parte. Chi gli stava accanto notò un mutamento così netto da diventare rumoroso nella sua immobilità. Il chiasso attorno si affievolì fino a un ronzio, la musica scivolò lontana,
la coppa in mano divenne un oggetto estraneo, pesante e inutile. Quello che doveva essere un percorso di salotti influenti si trasformò in un inventario spietato dell'anima. E quando la storia che credevi di vivere crolla, l'unica urgenza è recuperare il filo, ovunque esso sia. Così, nelle ore caotiche del 1 gennaio, Gökeberg prese la decisione che lasciò senza parole il suo entourage. Interruppe la tournée dei salotti. I saloni esclusivi, i contatti in attesa, la vetrina perfetta per il suo marchio, tutto si svuotò di peso. Spinto da sentimenti rimossi sotto strati di lavoro e trionfi, armato di una consapevolezza più tagliente della paura, capì che stava perdendo la narrazione. Soprattutto capì di non sopportare l'idea di guardarla scivolare via senza tentare l'ultima parola. Prenotò il primo volo per Istanbul. Il viaggio fu un susseguirsi confuso di turbolenze e rimpianti. All'atterraggio, l'aeroporto, un set che conosce come il palmo della mano, non lo accolse con la solita complicità. Di solito Gökeberg gioca con gli arrivi, ironico, il sorriso scudo pronto, gli occhiali a celare la stanchezza. Questa volta no, questa volta si presentò ai flash senza armature. Era un uomo smascherato. Quando le luci esplosero davanti a lui, non emerse nessuna battuta brillante. Arrivò invece una frase, magra e sincera, strappata a una tragedia privata, offerta a giornalisti in attesa di tutt'altro. Mi fa male il cuore, mi fa male l'anima, disse. Nient'altro. Nessun inciso, nessuna strategia, nessun accenno a progetti. Un uomo che, forse tardi, misurava il prezzo infinito di ciò che aveva già perduto. Un'onestà così nuda è rara in un settore che vive di fumo e specchi. E costringe a chiedersi, è meglio custodire l'immagine dell'invincibile o c'è forza nell'ammettere di essere in frantumi? Lo chiedo alla famiglia di stelle turche rivelate. Avete mai preso un volo disperato a causa di un cuore spezzato? Raccontateci nei commenti. Li leggiamo uno per uno, e le vostre esperienze aiutano a disegnare un quadro più vero della condizione umana. Se questa storia vi tocca, dedicate un secondo al tasto mi piace, ci aiuta a navigare l'algoritmo e portare queste voci a più persone. E per chi vuole essere la spina dorsale del canale, unisciti a il vostro biglietto per il nostro cerchio interno. Il vostro supporto è l'unica ragione per cui possiamo fare tutto questo. Dall'aeroporto, svuotato il teatro pubblico, rimase solo un rettangolo di vetro, lo schermo del telefono. Alimentato dall'adrenalina del rimorso e perseguitato dall'immagine di Cemre accanto a un altro, Gökeberg, Ilonelle DRM ruppe un lungo silenzio. Fece ciò che tanti di noi hanno fatto nel panico, ma con la posta in gioco della notorietà nazionale. Le scrisse. Fonti vicine ai due parlano di un messaggio sincero, quasi penitenziale. Non una pretesa. Una supplica. Chiese di vedersi. Voleva un incontro per guardarsi indietro senza scuse, per riportare alla luce ciò che anni di silenzio avevano sepolto, per cucire dove possibile o almeno dare un nome ai sentimenti mai del tutto morti. Non domandava di ricominciare, chiedeva chiarezza. Attese una mano tesa, un segno che la storia condivisa avesse ancora una piccola moneta di scambio. Invece di un invito arrivò una sentenza. La risposta di Cemre Arda non fu tattica né un gioco di sottrazione. Chiuse la porta con l'eleganza irrevocabile di chi ha già fatto i conti col passato ed è rimasto in piedi. Lei, che negli ultimi mesi aveva coltivato una nuova centralità e una pace faticosamente conquistata, rispose con parole nette. Secondo chi ha visto, il testo diceva pressappoco così. Per lei quei capitoli sono archiviati, l'errore si commette una volta soltanto e ripeterlo sarebbe da sciocchi. L'anno nuovo è iniziato con una vita nuova, la pagina è stata voltata per se stessa. Prendiamoci il tempo di assaporare la sostanza, archiviati, una volta sola, vita nuova. Nessuna seduzione, nessun tiro alla fune. Solo l'affermazione di una donna che ha già attraversato il lutto, ha disinfettato le ferite nel privato e ha scelto un'altra strada. Con un unico messaggio non negò semplicemente un caffè, negò la possibilità stessa di un sequel. Per molti suonò come la parola fine in fondo a un romanzo, scritta per proteggere la storia da aggiunte indebite. Per altri fu una ferita da riaprire con 1000 spiegazioni. Per Gökeberg fu silenzio assoluto, un muro di ghiaccio senza crepe per la mediazione. Le conseguenze di quel rifiuto digitale non tardarono. Sospeso tra l'assenza di assoluzione e l'assenza di risposte, Gökeberg, Ilonelle DRM, scivolò in un guscio di silenzio. I suoi profili social, solitamente vivaci e quotidiani, si spensero.
Persino gli amici di sempre lo videro allontanarsi, in un ritmo più lento fatto di bilanci e pensieri indicibili. I commentatori, abituati alla retorica del vincente a prescindere, sussurrarono che per la prima volta Gökberk assaporava davvero il gusto amaro della sconfitta. E nell'aria rimase un eco insistente: l'errore non si ripete. Come un promemoria severo, suggeriva che Cemre avesse lasciato alle spalle non solo una relazione, ma anche l'ansia che quel legame specifico si trascinava dietro. Mentre lui affinava il silenzio trasformandolo in scudo, lei entrava in una luce nuova. Chi sta vicino a Cemre Arda conferma che la gioia di Capodanno non fu spettacolo per ferire un ex. Nessuna follia calcolata, nessuna posa studiata. Era il frutto di un lavoro lungo e discreto su se stessa. Non vuole più vivere voltandosi indietro, perché ha compreso, metabolizzato, archiviato. E l'uomo misterioso accanto a lei? L'identità resta custodita con cura. Non per creare fumo mediatico, ma per proteggere l'inizio fragile da uno sguardo pubblico che spesso brucia. Niente fretta nella sua vita di adesso, c'è solo esistenza. E a volte vivere semplicemente è la vendetta più elegante contro un passato caotico. Come sempre, l'arena digitale si spacca, c'è chi applaude la sua fermezza e legge quel messaggio come un manifesto di rispetto di sé. Dall'altra parte resistono i romantici che per anni hanno sperato di rivederli insieme, convinti che la vulnerabilità di Gökberk meriti misericordia, che tutti meritino una seconda possibilità. Ma quelle parole hanno bruciato il sentiero di confine. Il sipario sembra caduto. Nel frattempo, gli addetti ai lavori interpretano questo passaggio come una svolta per Gökberk, la messa in discussione dell'immagine alfa indossata come un abito su misura. Questo silenzio è coraggio che guarda in faccia i propri demoni o paralisi da rimpianto tardivo. Il mondo del gossip trattiene il fiato, chiedendosi se davvero tutto finirà con un messaggio, o se il tempo, narratore imbattibile, nasconda una virata finale. Alla fine resta una fotografia limpida di due strade divergenti. Cemre cammina avanti, lo sguardo fisso su un orizzonte di pace e discrezione. Gökberk guarda indietro, fermo sulle rovine di un ponte che ha capito di voler attraversare quando era già crollato nel fiume. È un promemoria duro ma necessario, nella vita, diversamente dalle serie che amiamo, certi finali sono davvero definitivi. Non tutte le stagioni vengono rinnovate. Continueremo a seguire il silenzio di Gökberk nell'DRM e la rinascita di Cemre Arda, ascoltando i loro passi, cercando quei dettagli che non fanno rumore eppure spostano il destino. E se un giorno arrivasse un sussurro diverso, saremo qui per decifrarlo per voi. Per ora, però, la loro storia sembra un volume chiuso su uno scaffale alto. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio emotivo su Stelle Turche Rivelate. Se credete nel potere di andare avanti, scrivete stella nei commenti. E non dimenticate di cliccare su Unisciti per sostenere il canale e aiutarci a portarvi le storie che contano. Alla prossima, e ricordate, attraversate i vostri ponti mentre sono ancora in piedi. Arrivederci!